Dietro una cosa semplice come la luce c'è stata una storia enorme. C'è stato un tempo in cui, appena il sole spariva, il mondo rallentava davvero. Le città si spegnevano, le strade diventavano incerte, le case si riempivano di ombre. La notte non era solo buio, era un limite, un confine vero. Dopo una certa ora, quasi tutto si fermava. Oggi ci basta un gesto. Tocchiamo un interruttore e la luce arriva, senza pensarci, senza guardarla davvero. È così normale che sembra eterna, ma non lo è. Dietro quella luce c'è stata una guerra fatta di idee, ambizione, denaro, orgoglio, visioni opposte e uomini che volevano cambiare il mondo. Non con un esercito, non con un trono, ma con qualcosa di invisibile. Qualcosa che non si poteva afferrare con le mani e che, proprio per questo, sembrava ancora più potente. Questa è la storia della nascita dell'elettricità moderna, la storia di Thomas Edison e Nikola Tesla, la storia di due uomini che non volevano soltanto illuminare il mondo, volevano decidere chi avrebbe avuto il diritto di farlo. Alla fine dell'Ottocento il mondo sta cambiando, le città crescono, le fabbriche si moltiplicano, il rumore delle macchine entra nelle giornate degli uomini e non ne esce più. Tutto corre più veloce, tutto chiede più forza, più precisione, più controllo. Ma c'è ancora un problema enorme. L'energia esiste, sì, ma non scorre ancora in modo semplice nelle case, nei negozi, nelle strade. La luce artificiale c'è, ma è debole, costosa, instabile e soprattutto non è ancora diventata una rete. Non è ancora diventata una presenza continua nella vita di tutti. In questo mondo arriva Thomas Edison. Edison non è solo un inventore, è qualcosa di più. È un uomo che capisce una cosa fondamentale. Inventare non basta. Bisogna costruire un sistema, bisogna prendere un'idea e trasformarla in un impero. È instancabile, lavora, prova, fallisce, ricomincia. Attorno a lui nasce una macchina enorme fatta di laboratori, tecnici, investitori, brevetti. Edison non vuole creare una sola invenzione, vuole costruire il futuro un pezzo alla volta e mettere il suo nome sopra ogni pezzo. La lampadina lo renderà famoso in tutto il mondo, non perché sia il primo a pensare alla luce elettrica, ma perché riesce a fare qualcosa che pochi altri sanno fare: renderla utile, renderla vendibile, renderla reale. Edison capisce che la vera rivoluzione non è soltanto accendere una lampada. È accenderne migliaia, poi milioni. Così nasce il suo sistema: centrali elettriche, fili, contatori, reti urbane.
tutto basato sulla corrente continua. La corrente continua funziona, è come se funziona, ma ha un limite pesante. Per portare energia lontano non è efficiente. Si perde forza, serve costruire centrali vicine, serve spendere molto, serve moltiplicare infrastrutture, materiali, manutenzione. In quel momento però Edison è già avanti rispetto a quasi tutti. E quando sei il primo a costruire un impero, non vuoi sentirti dire che il tuo impero potrebbe essere sbagliato. Poi, dall'altra parte del mondo, c'è un uomo completamente diverso. Nikola Tesla nasce in Europa, in un ambiente lontano dai grandi centri industriali americani. È brillante, silenzioso, visionario, ha una mente fuori dal comune. Per lui le macchine non sono solo metallo e bulloni, sono forme che esistono prima nella testa e poi nel mondo. Tesla non lavora come Edison. Edison prova e riprova, testa, corregge, insiste fino allo sfinimento. Tesla immagina. Vede il funzionamento di una macchina nella mente, la gira, la smonta, la perfeziona senza toccarla. È come se dentro di lui ci fosse già il futuro, ma il resto del mondo fosse ancora troppo indietro per riconoscerlo. Quando arriva negli Stati Uniti, non arriva da vincitore, arriva quasi da sconosciuto, con poche risorse, molte speranze e la convinzione di poter offrire qualcosa di enorme. A un certo punto i loro mondi si toccano davvero. Tesla lavora anche per Edison. Per un momento sembrano due forze destinate a unirsi. Da una parte il grande costruttore di sistemi, dall'altra una mente straordinaria. Sembra l'inizio perfetto di una collaborazione storica, ma dura poco. Tra loro non c'è soltanto una differenza di carattere, c'è una differenza di visione. Edison è concreto, duro, pratico, ossessionato dal risultato immediato. Tesla guarda più lontano, troppo lontano. Dove Edison vede un problema da risolvere oggi, Tesla vede il disegno intero del domani. Il loro rapporto si spezza e da lì comincia qualcosa di molto più grande di una semplice rivalità personale. Comincia la guerra delle correnti. Tesla crede nella corrente alternata. La corrente alternata ha un vantaggio enorme. Può viaggiare molto più lontano con meno perdite, può essere trasformata più facilmente, può portare energia su grandi distanze. In poche parole, può fare quello che serve davvero a un mondo che sta crescendo. Ma il punto è questo. Se Tesla ha ragione, il sistema di Edison rischia di diventare vecchio. E con lui rischiano di vacillare soldi, potere, reputazione e controllo. Edison allora non combatte solo con la tecnica, combatte con la paura. Comincia una campagna feroce per convincere il pubblico che la corrente alternata sia pericolosa, mortale, qualcosa da temere. Vengono organizzate dimostrazioni pubbliche. Animali vengono uccisi con l'elettricità per mostrare quanto possa essere letale. L'obiettivo è chiaro. Se la gente avrà paura della corrente alternata, non la vorrà nelle proprie case. È una delle parti più dure di questa storia, perché qui
non si scontrano solo due idee di energia, si scontrano due modi di conquistare il mondo. Uno attraverso la visione, l'altro attraverso il controllo. E in mezzo, come spesso accade, c'è il pubblico. Persone comuni che non vedono formule, brevetti e schemi tecnici, vedono solo una domanda semplice: di chi possiamo fidarci? Tesla, intanto, non ha il potere mediatico di Edison, non ha la sua macchina industriale, non ha il suo peso pubblico, ha soprattutto le sue idee, e quelle idee, da sole, spesso non bastano. Perché il mondo non premia sempre subito chi vede più lontano. A volte lo lascia solo, a volte lo ridicolizza, a volte gli chiede prove impossibili. In quel momento entra in scena George Westinghouse, imprenditore capace di capire il valore della corrente alternata. È lui a offrire a Tesla il sostegno che può trasformare una teoria in una sfida reale. Non è più solo Edison contro Tesla, adesso è diventata una battaglia industriale totale. Da una parte c'è un sistema già avviato, dall'altra c'è una promessa più grande, e questa promessa deve superare una prova decisiva. Deve dimostrare di non essere soltanto elegante sulla carta, deve mostrare al mondo di poter vincere davvero. La grande occasione arriva con l'Esposizione Universale di Chicago del 1893. È un evento gigantesco. Il mondo guarda lì. È il posto perfetto per dimostrare chi sta portando il futuro. Vincere quell'appalto significa molto più che illuminare una fiera. Significa conquistare l'immaginario del pianeta. Alla fine, a illuminare Chicago sarà il sistema a corrente alternata. Quando quelle luci si accendono, non si accendono solo delle lampade, si accende un nuovo equilibrio. Per la prima volta, davanti agli occhi di tutti, la corrente alternata non appare come una minaccia, appare come una meraviglia. Il futuro cambia forma. Eppure non basta ancora, perché il vero trionfo deve arrivare altrove, in un luogo dove la forza della natura sembra troppo grande per essere addomesticata. Le cascate del Niagara. Possiamo trasformare questa forza in energia utile per il mondo? Non per una stanza, non per una via, per intere città. È una sfida quasi simbolica. Se riesci a piegare l'energia delle cascate e a mandarla lontano, allora hai dimostrato che il nuovo sistema può davvero alimentare il futuro. Quando il progetto del Niagara prende forma, la posta in gioco è enorme. E quando la corrente alternata vince anche lì, la partita cambia per sempre. L'energia comincia a viaggiare. Le distanze si riducono. Le città possono crescere in un altro modo, le fabbriche possono spingersi oltre, la luce può arrivare dove prima sembrava impossibile. In quel momento la guerra in pratica è decisa. Tesla ha avuto ragione. Ma questa non è una favola semplice.
Non è la storia in cui il genio visionario vince e poi viene ricoperto di gloria per sempre. La verità è più amara. Tesla continuerà a immaginare, progettare, sognare sistemi sempre più audaci, energia trasmessa senza fili, macchine straordinarie, idee troppo avanzate per il suo tempo, alcune geniali, alcune irrealistiche, alcune così avanti da sembrare follia. E piano piano, mentre il mondo usa sempre di più l'eredità della sua visione, lui si allontana dal centro della scena. I soldi diventano un problema, i progetti si fermano, il prestigio si consuma. L'uomo che aveva aiutato a dare forma al mondo elettrico moderno finirà per vivere gli ultimi anni in solitudine, quasi dimenticato da quel mondo che aveva contribuito a illuminare. Edison, invece, resterà una figura gigantesca, più radicata, più riconosciuta, più stabile nella memoria pubblica. Anche perché la storia non premia solo chi ha ragione. Premia anche chi sa costruire potere, mercato, narrazione. Ogni lampione acceso in una strada vuota. Ogni finestra illuminata nella notte. Ogni ospedale che continua a funzionare. Ogni treno, ogni fabbrica, ogni schermo, ogni città che non si ferma mai. Tutto questo porta dentro quella guerra. Una guerra che oggi quasi nessuno sente più, perché l'elettricità è diventata silenziosa, è diventata normale, è sparita dietro i muri, nei cavi, nei contatori, sotto le strade. Non la guardiamo più, la pretendiamo e basta. Ma per arrivare fin qui, qualcuno ha dovuto immaginare l'impossibile, qualcuno ha dovuto sfidare il presente, qualcuno ha dovuto perdere, qualcuno ha dovuto essere odiato, qualcuno ha dovuto restare solo. L'elettricità non nasce solo da una scoperta scientifica, nasce anche dal carattere degli uomini, dalla loro fame, dalle loro paure, dalla loro vanità, dalla loro ossessione di lasciare un segno. E in fondo Edison e Tesla non rappresentano solo due sistemi elettrici, rappresentano due modi opposti di stare al mondo. La cosa più incredibile è che questa storia non è finita davvero nell'Ottocento, continua ancora oggi. Ogni volta che una nuova tecnologia entra nelle nostre vite, ogni volta che qualcuno promette di cambiare tutto, ogni volta che un'idea nuova viene prima derisa, poi temuta, poi copiata. Se questa storia ti ha colpito, iscriviti al canale.